Oggi, cari amici, voglio farmi 300 grammi di pasta, ma fatti bene. Per farli bene, secondo me, se vi volete fidare, dovete farli come vi dico io in questo video. Però vi chiedo una sola cortesia: se volete replicare il piatto, fatelo allo stesso modo, utilizzate lo stesso quantitativo di ingredienti e vedrete che anche voi ne mangerete 300 grammi. Non ci credi? Guarda il video fino alla fine e fammi sapere se avevo ragione oppure no. Buona visione! Allora, seguitemi passo passo in tutti i semplicissimi passaggi e vedrete che tireremo fuori un piatto di pasta eccezionale. Allora, partiamo da un mezzo chilo di pomodorini belli, rossi e maturi. Li dovete scegliere più maturi possibili, anzi li pagate pure meno perché magari non tutti li cercano, per cui vi converrà, perché quando sono maturi per questa preparazione hanno il sapore giusto che serve a noi, hanno più gusto e sono perfetti. Allora, oggi io andrò a calare poi circa un 300 grammi di pasta e per 300 grammi di pasta ho messo mezzo chilo di pomodorini tagliati e poi in una bella padella capiente un bel fondo di olio extravergine, uno spicchio di aglio tagliato piccolo piccolo e una macinata di pepe nero. Se l'aglio vi dà fastidio, in questo piatto però è fondamentale. Se vi dà fastidio lo mettete in camicia, lo fate rosolare per bene, quando è bello dorato lo potete togliere. Allora, quando l'olio è ben caldo andiamo a calare il mezzo chilo di pomodorini divisi per metà. Adesso dobbiamo farli appassire. Come? Allora, innanzitutto aggiungo del basilico, questo è dell'estate scorsa, lo vedete un po' scuro perché è l'effetto del congelatore, però è profumatissimo, è meglio utilizzare questo che quello comprato oggi. Questo è mio, del mio orto. Spolveratina di sale in modo che i pomodorini appassiscono prima e adesso dobbiamo soltanto coprire giusto il tempo di fare un'altra operazione. La pasta che ci vuole oggi sono questi mezzani. E il bello di questo formato è che dovete spezzettarlo a mano e fa una bella musica. E oltre ad essere piacevoli nell'ascolto, anche questi pezzettini che si vanno a sminuzzare saranno buonissimi. Il tempo di spezzare tutta la pasta è quello necessario per fare appassire i pomodori ed è il momento anche giusto di aggiungere l'altro pomodoro. Questo in pratica sono un 200 grammi di pomodoro pelato passato al mixer, ma giusto un po'. Il pomodoro deve rimanere abbastanza grossolano e abbastanza denso. Il fatto di aggiungere anche una seconda varietà di pomodoro non è a caso, perché il pelato insieme al pomodorino conferirà un gusto unico a questa pasta. L'altro aspetto bellissimo è, siccome abbiamo un'abbondanza di sugo per i 300 grammi di pasta, questo farà sì che possiamo mettere direttamente i mezzani nel sugo. Li facciamo assorbire un paio di minuti il sugo che c'era e poi andiamo ad aggiungere un po' di acqua già calda. Vedete che abbiamo accanto un'altra pentola con l'acqua in caldo. Non dobbiamo esagerare con l'acqua, dobbiamo ricoprirli appena appena perché devono assorbirsi bene del sugo e il fatto che aggiungiamo acqua calda è importante perché non deve interrompersi la cottura. Se l'avessimo messa fredda avremmo un po' rovinato la fase appunto di cottura della pasta stessa. Nel frattempo ci prepariamo una bella scodella di pecorino per il 70%, un 30% di parmigiano e abbiamo fatto anche lì, come faceva la nonna, una macinata di pepe nero. Adesso nel frattempo che procediamo con la cottura, l'acqua della pasta si sarà assorbita, sarà evaporata e nel frattempo si creerà naturalmente una cremina con questo pomodoro che fa un profumo che va alle stelle. Adesso ne assaggio uno giusto per vedere a che punto siamo con la cottura.
che sapore, ci siamo, ma non è ancora giunto il momento, ci vogliono ancora un altro paio di minuti. E sapete cosa facciamo? Prendo un bel vasetto di peperoncino diavolicchio piccante in olio e lo aggiungo in padella. Prima un cucchiaio con l'olio piccante e poi metto anche un pezzo di peperoncino, perché deve essere piacevolmente piccante. Non voglio che il peperoncino vada a sovrastare la dolcezza dei due tipi di pomodoro. Direi che ci siamo. Ultimo tocco, adesso ci vuole una bellissima cascata di formaggio. Vedete qua che bella crema naturale che si è creata. Adesso spegniamo il fuoco sotto la padella d'alluminio, altrimenti si farà ad appiccicare tutto sul fondo. E qui, cari amici, il formaggio ci vuole in abbondanza, gioca un ruolo molto importante sulla riuscita e sul gusto finale di questo strepitoso, seppur semplicissimo piatto. Avete visto? Non ci vuole nessuna competenza, soltanto gli ingredienti giusti. E adesso andiamo un po' a mantecare, così gli facciamo prendere un po' d'ossigeno prima di versarla nel piatto. Ultimo tocco, un bel filo di olio a crudo, sempre extravergine, e poi finalmente è giunto il momento dell'impiattamento a valanga. Ma voi mi dovete dire se chiunque di voi non ne mangerebbe 200 grammi come me di questa pasta, eh? Che ne dite? È o non è invitante al punto giusto? Guardate qui, ragazzi. E poi il bello qual è? Che questo formato di pasta non è come il pacchero che magari poi si va a schiacciare, resta sempre bello aperto e va ad accogliere benissimo tutta quella crema di pomodoro che nel frattempo si è creata. Basta, non resisto più, bocca mia fatti capanna. Oddio ragazzi, oddio, è il profumo dell'estate, il gusto è stratosferico, guardate il sugo come scende dai buchi della pasta, dovete assolutamente replicarla, però come vi ho detto all'inizio, se potete e se vi fidate, fatela allo stesso modo, senza modificare le proporzioni degli ingredienti. Fatemi sapere, se vi fa piacere lasciatemi un bel commento, vi abbraccio, alla prossima!